Ciao a tutti, sono sempre io Tommaso Valium, sempre comunque solo povero. E come sempre ragazzi, se non siete iscritti al canale, facile, veloce, gratis. Trovate tutti gli altri link qui sotto nell'info box degli altri miei social profili. Questo è quello che uso più di solito, lo sapete, e lì tendo a commentare, rispondere in fretta e fare altri contenuti. Questo è il format principale del canale. Io sono un illustratore fumettista nella vita, ma un mio grandissimo hobby è la musica e soprattutto la musica pop. Credo si senta, raga, credo si senta, io devo andare a Lourdes. Tra l'altro oggi giornata dei miracoli a Milano, sta nevicando, è mattina molto presto, ma quello che intendevo io, e credo che si senta, è che ho il raffreddore. Per chi si aspettava un video per Wicked, ho cambiato piani all'ultimo. Questo non significa che non voglia parlare anche di Wicked, Wicked for Good, delle canzoni e del film, eccetera, eccetera, però prima preferivo fare questo contenuto perché ci tenevo veramente. Perdonate la voce, like di supporto, vi prego, e commentate come sempre qui sotto perché è la cosa più importante ed è la cosa che mi fa più piacere. Io principalmente faccio video su YouTube perché la parte che preferisco è proprio quella nei commenti. Non respiro. Comunque, fatemi sapere sempre anche nei commenti se in caso vi interessa anche qui sul tubo parlare di Wicked, se no ci troviamo su altri canali, lo sapete benissimo. E tra le svariate uscite di quest'oggi, perché sono state tante, raga, vi dico intanto cosa mi sono spoilerato. Mi sono sentito la canzone di Natale, kinda. Vabbè, La notte di Natale di Lucio Corsi. Ve ne parlo brevemente, secondo me è un pezzo che funziona, nulla di troppo diverso da quello che già fa e propone Lucio Corsi, sembra veramente una canzone che possiamo trovare tranquillamente in un suo album, anche slegata dalla cosa del Natale. Mi piace questo senso il senso che dà il Natale che c'è in questa canzone, ovvero il fermarsi del tempo, ma allo stesso tempo inevitabilmente vedere che trascorre, perché è un momento di ritrovo e nel ritrovo anche di visi, di volti, di persone proprio, si nota il mutamento delle cose nell'immutabilità. Ecco, questo era quello che volevo dire, spero di essermi spiegato, comunque in caso dateci un ascolto. Ormai raga inizio ad accettare l'arrivo del Natale. Sapete che io porterei avanti la spooky season per sempre, cioè da ottobre fino all'ottobre dell'anno dopo, non stop. Però bisogna accettare che c'è anche dicembre in questa vita. Ma non siamo qui per Lucio. Io ieri sera, mentre ero disperato, distrutto da Wicked for Good, e dal raffreddore, il colera, no? Cioè ero lì che mi facevo l'aerosol, scorrevo tra i social, era tarda notte e all'improvviso mi becco questa... Avevo già visto pseudo in diretta l'esibizione di Levante perché, vabbè, arriviamo al fulcro, parliamo di Levante, avrete letto anche dal titolo. Mia madre, letteralmente la dea della mia vita, lei continua a formarmi, lo sapete, per chi mi segue dal canale da veramente tantissimo tempo sa che ho sempre, sempre, sempre amato quella donna. Like no fucking joking. L'ultima volta che abbiamo parlato della divina, della madre suprema, dea di tutte le streghe, era per questo capolavoro, l'ennesimo capolavoro, Opera Futura, ma ieri si è palesata ad X Factor. Apparizione della Madonna, avete presente? Ecco, io l'ho vissuta un po' così. E si è palesata per Gesù Cristo sono io. Bellissima esibizione e Claudia, se stai ascoltando, per favore, davvero, meritiamo quella versione in streaming o in qualsiasi cosa tu voglia. Cioè io ho bisogno di avere a portata di mano quella versione lì di Gesù Cristo sono io. Magnifica! Dopodiché sono dovuto ricorrere ai ripari, per come avrete capito, quindi aerosol, medicinali, eccetera. Mi distraggo un po'. Tempo che mi distraggo e scorro tra i social e mi compare lei, magnifica, credo vestita in seghezzi, che ottima, ottima scelta, cioè veramente divina.
che canta un nuovo singolo. Vedo giusto 5 secondi e dico no, stop, ci torniamo domani. Perché io, raga, quello che ho sentito, quel pochissimo che ho sentito, ho detto... Mi dispiace non avervi portato Mai Mai o niente da dire. Mai Mai ne ho un po' parlato. Devo soffiare il naso, raga. Che brutta fine. Mi sono un po' astenuto da niente da dire perché credevo che niente da dire fosse un po' la vera preview del nuovo progetto discografico di cui lei ha leggermente parlato. Ha detto che è un album che esplicitamente va a trattare l'amore, cioè in maniera proprio diretta, non come magari faceva per questi precedenti capolavori, che comunque l'amore c'è, però c'è un amore rancoroso in alcuni momenti, c'è l'amore per la vita in altri, c'è l'amore per la rivincita, eccetera, eccetera. Vabbè, sappiamo la madre. Niente da dire, a sto punto ve ne parlo brevemente perché la andiamo a sentire quella nuova. È magnifica, magnifica, mi è piaciuta da subito, mi aveva molto convinto più di Mai Mai, che ho trovato comunque simpatica, estiva, eccetera, ma niente da dire, era un ottimo ritorno. E ora arriviamo al nuovo singolo, Dell'amore il fallimento. Cioè, ma veramente? Cioè, lei che mi va a scambiare, no, complemento e soggetto, perché a lei non piace questa cosa. Lei non è umana. E niente, siamo qui, ascoltiamo prima il singolo, la canzone, e poi voglio cercarmi il live e il music video. Oggi video veramente incentrato, concentrato. Mamma, ma poi la voce sua, raga, la voce di questa donna. Non lo so, è sovraumana. Torniamo indietro, ripartiamo. Unica. Amore, non sai quanti. She's so back. La mia regina è tornata, raga, ve lo dico. Cioè, questa è proprio levante. Cioè, non so come spiegarvelo, è una canzone, veramente è una canzone che non poteva fare nessun altro, per me. Ci ripetiamo come automi dentro un ciclico ricircolo che ci confonde, ci costringe. Hermind, cioè ci ripetiamo come automi dentro un ciclico ricircolo che ci confonde e ci costringe. Cico non sei me, perché giustamente se Rosalia canta in siciliano, perché ne abbiamo parlato di recente con il nuovo album Blues, lei, Levante, può tranquillamente cantare in spagnolo. Mi sembra giustissimo, il mondo sta funzionando a quanto pare. Che bello il coi poi. Noi siamo stati molto bravi noi. No, vabbè, raga. Questo è un fatto, un fuoco fatto in me. Yeah. Adoro. Dell'amore e il fallimento, cioè il fallimento dell'amore, per riordinarla, in quanti pezzi siamo rotti, c'è ancora colla per tenerci insieme, dell'ipocrisia del mondo, cioè l'ipocrisia no, del non saper nemmeno dire, definire la parola, no, dire la parola fallimento, cioè ammettere il fallimento, è un'ipocrisia, è quello il senso, no? Quanti di noi si sono sciolti, i nodi stretti non ci fanno bene, no. Che dire, ridire, colpa di non avere le pile. Perché dura così poco? Magnifica. 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 My girl is back. Cioè, riesce a sorprendermi sempre. Anno dopo anno. Comunque nevica veramente tanto, insomma. Cioè, ora. È il miracolo di Claudia. Da magma memoria a neve tormento. Boh. Sapete cosa? Tra l'altro è la stessa cosa che c'è anche in Niente da dire. C'è tipo un filtro sulla voce
come se fosse usato un megafono o qualcosa del genere. E mi piace, rende il tutto molto pop o rock, anzi, tipo i gruppi degli anni 2000. Un po' c'è questa sempre richiamo verso il mondo. Ora non dico che sono la stessa cosa perché assolutamente no, quindi prendetela con le pinze questa cosa, però so che a Levante non dispiacciono, se non erro, i Verdena, e secondo me c'è un richiamo a quel mondo, anche a quell'immaginario, musicalmente intendo. Lei non si distacca mai troppo dalla sua natura musicale, per certi versi possiamo vederlo come un difetto, nel senso che è sempre molto lineare, di album in album, seppur evolva e cambi, però mai in maniera troppo distaccata. Qui sento quelle venature lì, che fanno parte secondo me del suo percorso e che riprendono quasi anche un po' il primo progetto, ovvero Manuale di istruzione. Comunque, andiamo a vederci il music video. Che psicopatia. Yeah. Ah, ma forse è il caos dentro di lei, c'è ancora il caos a distanze stupefacenti? Certo, perché non ci abbandona mai. Sapete cosa mi piace di questa nuova era? A livello di visual, che secondo me si sta dormendo anche sui video di Levante, mi piace come sta usando il corpo. Crea negli ultimi 3 video, Mai Mai, Niente da dire e Dell'amore e il fallimento, queste coreografie performative che secondo me si adattano molto a lei e mi piace. I video sono semplici, ma secondo me fatti bene, efficaci e con un bel messaggio, quindi top. Ma ora arriviamo al fulcro, cioè dov'è quell'esibizione? Cause I need. Mamma raga, è magnifica, magnifica. Wow. Una dea, raga, una dea. L'esibizione è stata magnifica. Il video bello, semplice ma molto bello, ben curato. La canzone è 100. E niente raga, fatemi sapere voi. Tra l'altro so, in caso confermatemelo nei commenti, so che non stava nemmeno bene di recente, che ha avuto dei problemi proprio alle corde vocali. E posso dire, Claudia, se canti così quando hai problemi con le corde vocali, beata te.